Il mercato dei videogiochi è pieno di squali e questa è la prima lezione che impari quando il tuo videogioco va bene, ma in alcuni casi va decisamente peggio del previsto. Come accade normalmente, quando stai completando o nei migliori casi iniziando lo sviluppo del tuo gioco, vai da un publisher a chiedere risorse, fondi e visibilità. Il problema però è che nei casi più estremi alcuni publisher si preoccupano solo di massimizzare il loro profitto, forti della consapevolezza che senza di loro il gioco produrrebbe una frazione dei guadagni. In questo modo, senza guardare in faccia agli artisti, propongono contratti dove i veri autori dell'opera guadagnano un 10-20% delle revenue totali. E non finisce qui, perché a volte i publisher non si accontentano solamente di trattenere gran parte delle revenue degli sviluppatori. In alcuni casi, prima di rivedere un solo centesimo, gli sviluppatori del gioco dovranno aspettare che chi ha questi soldi recuperi tutto quello che ha speso. Questo è il caso di Outriders e di molti altri giochi che, pur di essere pubblicati, hanno dovuto cedere la quasi totalità della loro opera. You're gonna be okay, kid. Outriders era un GDR shooter in terza persona, sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix. Il lancio va alla grande, anche grazie alla presenza sul Game Pass, con 3 milioni e mezzo di utenti registrati nel primo mese di uscita. A fine 2021 però arriva la dichiarazione degli sviluppatori che affermano di non aver visto un singolo centesimo dalle royalty del gioco. Questo è dovuto al fatto che, come afferma un documento finanziario del publisher, il gioco non è riuscito a raggiungere il punto di pareggio o break-even entro la fine del 2021, nonostante Square Enix stessa avesse dichiarato di aver superato le sue aspettative in termini di utenti attivi. Insomma, milioni di giocatori, publisher soddisfatto, ma nessuno utile per chi effettivamente ha sviluppato il gioco. E questo non è l'unico caso. Autori di giochi come Lords of the Fallen e Crackdown hanno dichiarato di non aver mai superato il recoup del publisher. Ma perché i giochi di successo finiscono per non generare alcun tipo di utile per chi li ha creati? Spesso la risposta si può trovare nei termini degli accordi stretti con il publisher. Di norma, quando un publisher decide di finanziare un progetto, stabilisce che recupererà tutti i costi, come quelli di sviluppo, marketing, distribuzione e QA, prima di arrivare effettivamente a condividere i profitti con lo sviluppatore, un processo che viene definito recoup. E qui sottolineiamo che non è tanto da recriminare il metodo, perché il recoup può aver senso quando si parla di investimenti ad alto rischio, soprattutto se si è già pagata la forza lavoro, ma non deve e non può in alcun modo arrivare a danneggiare gli artisti. Ciò che c'è da mettere in discussione invece è dove finiscono e come vengono divisi i soldi. Infatti, se il publisher finisce per spendere molto di più di quello che è il costo effettivo per sviluppare il gioco, l'equilibrio già precario rischia di spezzarsi. Da un lato infatti ci sarà lo sforzo artistico degli sviluppatori e dall'altro il peso dell'investimento. A quel punto chi ha investito non si accontenta più di finanziare e pubblicare il gioco, ma ne vuole diventare a tutti gli effetti proprietario. Così gli sviluppatori si trovano davanti a quello che è un bivio estremamente difficile: o cedere quasi completamente la propria creazione o rischiare che il gioco diventi invisibile, senza possibilità di raggiungere il grande pubblico. Ma la speranza è l'ultima a morire, perché ci sono effettivamente delle soluzioni. La spesa più grande sostenuta da un publisher è sicuramente il marketing, milioni spesi per farci conoscere i giochi, forse troppi, o forse mai abbastanza. Poi i manager e gli executive con salari da 5 zeri e altre spese che rendono la pubblicazione di un gioco un boss di Elden Ring da dover battere a mani nude, anche per quelle che sono grandi aziende. Quindi come si può pubblicare un gioco senza impazzire o vendere l'anima? Con Stratos, la piattaforma che aiuta gli sviluppatori indie a sviluppare e lanciare i propri giochi, dove gli utenti possono supportarli investendo, guadagnando poi da parte delle revenue del gioco dal momento del lancio. Ma ci sono dei problemi che neanche Stratos può risolvere, ovvero gli sprechi e il numero enorme di progetti cancellati e di studi chiusi negli scorsi anni. Questo problema in fondo è una delle motivazioni per cui queste aziende necessitano di tattiche così aggressive sul ritorno dell'investimento, proprio perché in questo settore vengono sprecati miliardi per giochi che non hanno mai visto la luce o che se l'hanno fatto si sono rivelati dei flop preannunciati. E di esempi di questo tipo ci sono a bizzeffe come Concord, Avenger o Guardiani della Galassia. Non c'è fine alla spesa spesso apparentemente non ragionata delle grandi case, ma questo argomento lo approfondiremo in un video futuro. L'industria dei videogiochi può sembrare scintillante e ricchissima, e in termini fattuali effettivamente ad oggi lo è, ma la distribuzione di quella ricchezza è tutt'altro che equa o garantita. Per ogni titolo che sbanca il botteghino ce ne sono tanti altri che pur vendendo tanto non arricchiscono nessuno se non chi ha investito inizialmente. Dietro i nostri giochi preferiti sono contratti, numeri e strategie finanziarie, di cui raramente si parla nel dettaglio, ma che determinano il destino di sviluppatori, artisti e interi franchise. Uno dei nostri obiettivi è aumentare la consapevolezza dei consumatori, che anche tramite Stratos possono svolgere una parte fondamentale nel migliorare l'industria dell'intrattenimento.
modo. Grazie per aver visto il video e se vi è piaciuto fatecelo sapere con un like e un commento